Le onde oggi non mi fanno paura, ma la pioggia è davvero fastidiosa. Però oggi ci sono quelle giuste condizioni per pescare i grossi saraghi e per farlo sto usando un'esca speciale, il gambero rosso. Questo fine settimana le condizioni sono state proibitive in tutta la Sardegna e per trovare un luogo giusto ho dovuto guidare per un paio d'ore. Alla fine mi sono fermato qui, a Geremeas, in un luogo leggermente più riparato dagli altri, ma dove comunque il mare è ancora molto mosso. E sulla spiaggia si vedono centinaia di piccole meduse, portate a riva dalla mareggiata. La spiaggia è piena di queste piccole meduse che ovviamente gli spardi e altri pesci vanno a mangiare quando le trovano, soprattutto dopo la mareggiata, e questo è un ottimo segnale. Queste sono le meduse velelle, conosciute anche come barchette di San Pietro, perché hanno una sorta di vela nella parte superiore. Vivono sulla superficie in numerose colonie che spesso vengono spiaggiate dalle mareggiate. Sto cercando un posto dove pescare, qui mi piace, però è molto pericoloso, soprattutto non riuscirei a registrare il video. Questa caletta qui, penso che mi metterò da questa parte dove c'è una corrente non malvagia. Proviamo a pasturare. Questo oggi sarebbe davvero il posto ideale, tuttavia è abbastanza impervio e da solo registrando sarebbe impossibile. Decido di spostarmi qualche metro più indietro, nell'acqua più bassa, in un punto molto più agevole. Io ho deciso di fermarmi qui perché c'è una bella striscia che porta verso il largo, quindi può essere che sono riuscito a imbroccare la corrente giusta per poter pescare, ma soprattutto perché è un luogo semplice per fare le riprese tutto da solo. Ora, prima di pescare, la cosa più importante è quella di pasturare. Ho portato diverse cose per la pastura. Farò una pastura a base di pancarré, pastura questa qui della Trabucco, che è ottima per saraghi, occhiate e bigattini. Questo mischione che creerò sarà eccezionale proprio per le occhiate e per i saraghi. Quindi prima di cominciare a pescare comincerò a pasturare per una ventina di minuti, una mezz'oretta, e solo dopo tirerò fuori la canna da pesca. Ora cominciamo a fare la pastura e vediamo come si muove la corrente, se la porta bene al largo. Ci vorrebbe la fionda per pastura, che purtroppo non ho, ma con palline piccole riesco tranquillamente a pasturare anche con questa fionda. La pastura è fondamentale. Anche in quest'acqua scura e turbolenta i pesci sentono il forte richiamo della pastura e si avvicinano affamati e cominciano a mangiare sia i bigattini che i piccoli pezzi di pane. Dopo una mezz'ora dobbiamo tirare la nostra lenza proprio in quel punto e i pesci dovrebbero attaccare subito l'esca. Come esca ho portato bigattini, ovviamente, gamberi rossi che costano un sacco di soldi e della seppia che stamattina ho a casa, ho battuto e ho tagliuzzato a striscioline perché farlo sul posto di pesca è veramente un disagio, vero, eh? Ora continuo a pasturare, poi prepariamo la canna con calma. Sono passati 20 minuti e innesco la prima canna con una strisciolina di seppia e lancio. La corrente però è molto forte e sposta il galleggiante molto velocemente. Non immaginavo di trovare questo mare e infatti la montatura non è adatta a questa forte corrente. Dovrei usare un galleggiante più pesante perché quello che sto usando era dedicato principalmente alla pesca delle occhiate. Eppure, già dai primissimi minuti qualcosa comincia a vedersi e il galleggiante scende giù con forza. Ha abboccato un grosso pesce e sembra essere un sarago. Infatti cerca di puntare sul fondo e me ne accorgo dalle forti testate che avverto sulla canna da pesca. La difficoltà maggiore ora è proprio quella di evitare che il filo strusci sulle rocce e che possa tagliarsi. Con calma però riesco ad avere la meglio su di lui, ma pensare di usare il retino è follia. Sono costretto a tirarlo su di peso e per farlo sfrutto l'onda. Non so se si vede perché ho le mani giganti, ma il sarago è veramente veramente bello. Subito come ho calato in questo mare fantastico, funziona, che bello. Come avrete notato, il sarago ha ingoiato l'amo e purtroppo sono costretto a tagliare il filo, ma prima di rifare tutto continuo a pasturare, questo è fondamentale. Mi sono dimenticato lo slamatore, molto male. Però cambiamo gli ami. Questi qua sto utilizzando 0,20 perché avete visto li tiro su di peso. Tra le pochissime cose che ho portato scelgo una bustina di ami ed un filo più spesso per evitare di spaccare tutto tra le rocce.
Ecco fatto, vedete perché bisogna essere veloci a saper fare i nodi, perché poi in pesca cambia tutto. Il mare però si sta agitando ancora di più. E in questo mare ancora più agitato pesco per altri 5 minuti usando come esca la seppia, però non ho grandi risultati. Ma il pesce dovrebbe essere in pastura e voglio provare a cambiare esca. È tempo di utilizzare i gamberi rossi e per innescarli taglio dei piccoli tucchetti e levo il guscio. Rispetto alla seppia è un'esca sicuramente più morbida, ma decisamente più appetibile. Cerco di lanciare nello stesso punto, cosa non facile con le onde e con il vento in faccia, ma appena il galleggiante arriva nel punto giusto va giù e di nuovo allamo un bel pesce. Anche questo sembra essere un sarago, ma stavolta è più arrabbiato del primo. Vuole a tutti i costi andare sotto la roccia a sinistra e con un po' di forza lo obbligo a cambiare direzione. E appena riesco a stancarlo un pochino, sfruttando l'onda, lo tiro su di peso. Anche questo è un bel sarago e nel maneggiarlo riesco a infilarmi la sua spina tra le dita, una cosa dolorosissima. Allora, mi sto divertendo, vi dico la verità, ma sto pescando male, perché? Perché purtroppo ho portato solo galleggianti all'inglese e qui invece ci voleva un galleggiante fisso. Io mi aspettavo di trovare il vento alle spalle, il problema è che l'unico galleggiante fisso che ho è questo ed è molto piccolino per queste condizioni, ma dopo proverò a cambiarlo. Le onde infatti trascinano il filo e fanno affondare il galleggiante, rendendo impossibile capire se un pesce sta realmente mangiando. Ma il mare, fortunatamente, mi toglie ogni dubbio. Il galleggiante va giù, ma quando recupero l'amo è incagliato sul fondo. È una grossa roccia e non posso averla meglio su di lei. Sono costretto a rompere il filo e perdo tutto, galleggiante, amo e piombi. Allora, ho fatto la nuova montatura, ci ho messo pochissimo tempo e secondo me mi divertirò anche di più. Infatti, come vedete, c'è un galleggiante già piombato, un paio di piombini per far affondare, diciamo, l'esca. Come vedete qui c'è una girella, diciamo, a sgancio rapido, molto utile. Ora tiro sul galleggiante di circa 1,5 metri e così posso pescare bene. Via! Questo galleggiante va decisamente meglio, ma il problema grosso è che è troppo leggero. Infatti c'è una forte corrente e l'esca rimane troppo alta dal fondo e i pesci non riescono ad attaccarla. Purtroppo questo galleggiante è troppo leggero e quindi non posso piombarlo e sto lavorando alto, che andrebbe benissimo se ci fossero le occhiate, ma oggi è giornata da saraghi, quindi mi inventerò qualcosa. Ora vediamo cosa ho nella mia borsa del cucito e vediamo se riesco a creare un altro galleggiante all'inglese, che non va bene, ripeto, però ci adattiamo. Non ricordavo di averlo preso, ma fortunatamente lo avevo fatto. Ce l'ho, il galleggiante va bene, 10 grammi, questo dovrebbe andare benissimo. Rifacciamo tutto, veloce. 5 secondi, ho fatto la nuova montatura che come avete visto è semplicissima. Ci sono 2 perline con uno stopperino intrecciato che si trova sul filo, galleggiante, girella e finale. E appena lancio, di nuovo il galleggiante comincia a scendere, ma queste sembrano mangiate un pochino più timide. Infatti qualcosa a bocca, ma si tratta di un pesce più piccolino ed è un sarago che riesco a sollevare molto facilmente. I piccolini li ributto sempre, facendo attenzione a non tirarli sulle rocce. Ma come nelle migliori tradizioni, comincia anche a piovere senza tregua e io ormai sono completamente bagnato. E inoltre, appena passa il fronte, il vento comincia a girare di 180 gradi, rendendo la pesca quasi impossibile. Ora piove anche, comunque si può dire, è una vita un po' di cacca questa, Mamma mia. Poi fare le riprese da solo è un disagio vero. Comunque il galleggiante è troppo leggero, affonda in continuazione, non si capisce niente, non va bene. Scusate, sto salvando le telecamere, le batterie e tutto. Qui ci voleva un galleggiante molto più grande e vabbè, non l'ho portato. Colpa mia. Ma ora continuiamo a pescare,
E tra il vento e la pioggia continuo a pescare, ma riesco a tirare su soltanto un piccolo sarago. Eppure i grossi pesci dovrebbero essere lì sotto, ma non stanno mangiando. Da soli è veramente dura, si pesca male. Ora ho incagliato proprio perché avrei dovuto sistemare il galleggiante, non l'ho fatto. Perdo tantissimo tempo, ma non demordo. Il vento ora è così forte che solleva la schiuma dalle onde, creando un effetto meraviglioso. Ma io continuo a provare e finalmente un altro grosso pesce a bocca. Oh, che mare! E con le onde diventate ancora più grandi riesco a tirare su quest'ultimo sarago, ma ormai pescare è diventato praticamente impossibile perché il galleggiante va giù ogni 5 secondi e non riesco a capire se hanno mangiato i pesci oppure sono solamente le onde. Basta così, non ce la faccio più. Poi ha cominciato a piovere, mi sono bagnato parecchio e le condizioni, devo dire, sono cambiate. Quindi vento in faccia, il mare si è un po' steso e i pesci hanno cominciato a non mangiare più. Comunque sono riuscito a sfruttare la finestra, sono contento perché mi sono divertito, dai, quello che conta è quello. Non ho pescato bene, avrei dovuto avere un galleggiante più pesante e riuscire quindi a lanciare un po' più lontano, vedere le affondate, però dai, pazienza. Mi ero preparato per un mare differente, per un pesce differente, perché cercavo le occhiate, ma le troveremo le occhiate. Comunque dai, se il video vi è piaciuto vi ricordo un like e iscrivetevi al canale. Ciao! Alla fine oggi mi sono divertito, ho pescato dei bei pesci anche se mi sono davvero bagnato. Ma queste in realtà sono le condizioni migliori per catturare i grossi pesci, quando questi si avvicinano alla costa per cercare il cibo.